La mancanza di soldi quando vuoi avviare un progetto non serve dirlo, ma può costituire realmente un problema. Soprattutto se vuoi investire in immobili, dato l'importante impegno economico che questa attività naturalmente richiede. Però ci sono un'infinità di cose che puoi fare anche senza soldi e che ti mettono decisamente sulla giusta traiettoria. All'inizio ho sempre pensato che non fosse importante a che punto fossi, piuttosto che fossi sulla giusta traiettoria. Anche se sei già avanti, ma stai sbagliando strada, probabilmente non arriverai mai a destinazione. Iniziamo dalla cosa più economica in assoluto, la formazione online. Partiamo dal gratis più totale. Il web è pieno di video, corsi, webinar gratuiti. Puoi iniziare da lì. Continuando a guardare, a prescindere dal contenuto, ti farai un'idea di chi c'è da fidarsi e chi invece semplicemente non ti convince. Può essere legato a questioni di contenuto o semplicemente di carattere oppure modo di porsi. Inizierai a formare la tua visione del mercato e dell'immobiliare e a saper scegliere le tue fonti di formazione e informazione, cosa assolutamente non scontata. Infatti, se sei all'inizio, potresti essere affascinato più dal messaggio che dal contenuto. L'importante è arrivare al punto di poter distinguere e scegliere quello che ritieni sia meglio per te. Arriviamo ora al costo minimo. I libri. Un libro può davvero cambiarti la vita. A differenza di un video che può aver richiesto ore o forse anche giorni per essere prodotto, un libro può essere frutto dell'esperienza di decenni. Ci sono libri che davvero possono cambiarti la vita. Ne cito soltanto alcuni che sono stati importanti per me. I quadranti del cash flow di Robert Kiyosaki, Le armi della persuasione di Robert Cialdini, Pitch Anything di Oren Klaff o ancora Never Split the Difference di Chris Voss. Questi libri hanno cambiato la mia visione del denaro, della vendita, della negoziazione e della persuasione. Potrebbero fare lo stesso per te, oppure dovrai cercare quelli che fanno al caso tuo. Perché quello a cui serve arrivare è trovare l'ispirazione, perché l'ispirazione guida il mindset e il mindset guida l'azione. Lì fuori è pieno di gente di successo. Potresti anche essere diffidente, ma è di sicuro improbabile che tutti mentano. Qualcuno davvero è riuscito a fare quello che vorresti fare, anche se sembra difficile, forse impossibile per dove ti trovi ora. Eppure, più vedrai storie di questo tipo, più ti accorgerai che il percorso è molto simile. Si parte sempre dal creare una rete di contatti che ti aiuta a trovare opportunità e a reperire finanziamenti. Puoi iniziare da zero identificando le aree su cui conviene investire, dove vedi del potenziale di crescita, perché ad esempio sarà aperta una fiera oppure un centro commerciale. Identifica immobili dove esiste una simmetria tra il prezzo richiesto e il valore di rivendita con pochi lavori. È un lavoro, certo, è un lavoro anche impegnativo, ma è lo stesso lavoro che dovresti fare anche se avessi il capitale. Quindi perché non farlo ancora meglio ora? Ho fatto così all'inizio. Mappavo gli immobili messi in vendita giornalmente sul mio caro vecchio foglio Excel. Mi informavo quando non vedevo più alcuni di questi annunci in pubblicità, per capire a quale prezzo fosse stato venduto. Utilizzavo queste informazioni per poi identificare delle opportunità di investimento e proporre dei business plan. Per ogni appartamento preparavo un business plan, anche se sapevo che non c'era ancora un finanziatore, oppure di avere la minima possibilità che la proposta venisse accettata. Lo proponevo a chi sapevo poter investire, non solo amici, diciamo che risalivo la catena dell'amicizia fino ad arrivare a delle persone che magari non conoscevo direttamente, ma che arrivavo a sapere che sarebbero potute essere interessate ad investire. Ho fatto così fino al punto di chiudere la prima operazione. È stato facile? Sicuramente no, ma ricordo quel giorno, insieme alla consapevolezza che avrei potuto farlo ancora. Ed è qui che entra in gioco la collaborazione. Non avrei potuto farlo da solo. Collaborare con altri, infatti, può essere la chiave, non soltanto per ridurre il capitale necessario, ma anche per ridurre il rischio percepito. Trovare i partner giusti, infatti, può trasformare quello che ritenevi impossibile in una realtà invece concreta. Riassumendo quindi, la mancanza di capitale non deve essere considerata come un ostacolo insormontabile. Quindi ti incoraggio a iniziare oppure a continuare nella tua formazione.
costruire la tua rete di contatti e a iniziare a sognare in grande, o forse solo un po' più in grande di ovunque tu ti trovi ora. Se il video ti è piaciuto ti invito a mettere like, iscriviti al canale e fammi sapere nei commenti che cosa ne pensi. Come sempre ti ringrazio e ci vediamo al prossimo video.